Riassunti di Daydreamer, le ali del sogno che coprono tutta la puntata turca numero 40. Questo è l'inizio della seconda stagione. È passato un anno da quando Can ha lasciato Sanem ed è partito con la sua barca. Sanem, cambiata nell'aspetto ma sempre bellissima, si trova in un giardino davanti ad un pubblico attento che l'ascolta mentre legge le pagine del suo libro La Fenice e l'Albatros. Accanto a lei c'è Igit, soddisfatto e sorridente. Mentre legge dei passi del suo romanzo che raccontano la storia d'amore con Can, Sanem li rivive, si incanta, i suoi occhi si riempiono di lacrime e immagina di vederlo tra gli ascoltatori. Nel frattempo Can, anche lui molto cambiato nell'aspetto, con la sua barca ha attraccato nelle vicinanze, ma i due non si incontrano. Finito l'incontro, Sanem è sola e quando scoppia un temporale si rifugia in un cinema che proietta un film dal titolo Il Re Cattivo. Anche Can è attratto dal titolo e si rifugia nello stesso cinema. Questa scena è sottolineata dalla bellissima canzone Alev Alev di Deria Ilidrim. Quando si trova a fare il biglietto dietro ad una ragazza, ne sente il profumo e subito la riconosce. Incredulo non la ferma, ma la segue nella sala e si siede dietro di lei. Durante la proiezione, Can guarda solo lei, la vede ridere e poi piangere e alla fine se ne va, ma mentre sta uscendo dalla sala, Sanem ne percepisce la presenza. Si volta, vede la sua sagoma e ne è sconvolta. Can torna alla sua barca e sta per salpare quando arriva la zia Ramide, che lo ha rintracciato attraverso un detective, dato che è partito da un anno senza dare sue notizie. L'anziana signora lo mette al corrente del fallimento dell'agenzia e che il padre è tornato ad Istanbul. Can le dice che era partito perché era diventato una brutta persona e che l'amore per lui si era rivelato nocivo, che è cambiato e che sta andandosene di nuovo. Zia Ramide allora lo sollecita ad andare a trovare il padre e poi gli lascia un libro della sua scrittrice preferita. Nel frattempo Emre va ad incontrare il padre Azize, tornato da poco ad Istanbul, e gli chiede scusa per aver causato il fallimento dell'azienda. Poi gli parla della situazione di Can e del suo amore per Sanem e che l'unica cosa che può salvarlo è riunirlo a Sanem. Intanto JJ, vestito e pettinato come Jean Divit e Muzaffer, hanno una bancarella di frutta e verdura al mercato. Sono però riusciti ad acquistare i diritti commerciali della Frikia Rica, l'agenzia pubblicitaria dei Divit. Sanem, intanto, vive in una fattoria con la sua amica psicologa, che aveva conosciuto quando era ricoverata in clinica. Arrivano JJ e Muzo, che la ringraziano per aver finanziato l'acquisto del marchio Frikia Rica, di cui loro detengono l'1% a testa e lei il 98%. Inoltre la informano di aver indicato l'indirizzo della sede dell'agenzia presso la sua casa. Sanem mette in chiaro che non vuole partecipare all'attività dell'agenzia. Verso sera, poi, Sanem è seduta sul molo. Il suo volto riflette tutta l'evoluzione che il personaggio ha subito in questo anno lontano da Can, la sofferenza e il cambiamento. Sanem prende una medicina, scrive un biglietto e lo chiude dentro una bottiglia per gettarlo in mare. Contemporaneamente Can, sulla sua barca, apre il libro che gli ha lasciato la zia Ramide. È il romanzo di Sanem. Can lo apre e legge la dedica. Ad Albatros, che mi ha lasciata con sogni infranti e pagine bruciate. Non riesce a proseguire e chiude il libro con le lacrime agli occhi. Il mattino seguente alla fattoria arriva Deren, chiamata da JJ per iniziare a lavorare alla rinata agenzia. Poco dopo arrivano anche Azize con zia Ramide, che sono fratelli, per conoscere i nuovi proprietari della Frikia Rica e sono molto contenti di scoprire che sono gli ex dipendenti e nello scoprire anche che lì abita Sanem. Allora tutti si accordano per trovare il modo per far arrivare lì Can. Intanto arriva Sanem e dopo i saluti JJ la informa che il signor Azize è entrato in società con loro.
Mentre Sanem ribadisce di non essere interessata all'agenzia, arriva un messaggio di Can ad Azize e lei se ne va subito. Allora Azize dà a Can quell'indirizzo e lui vi arriva ignaro di dove si trovi. Quando apprende che è a casa di Sanem, se ne va anche lui. Quando Can arriva al molo per tornare sulla sua barca, vede Sanem seduta proprio lì. Lei lo percepisce, si gira, lo vede e i suoi occhi si riempiono di lacrime. Sta andandosene quando lui la ferma e, stupito, vede il suo sguardo spento, molto diverso da quello vivace e allegro che ricordava. Lei gli dice di andarsene di nuovo. Sta partendo quando arriva JJ che per fermarlo gli dice che il padre si è sentito male. Can, preoccupato, corre alla fattoria, dove trova Azize che fa finta di stare male e gli sta vicino. Sanem sta preparando un tè per Azize quando arriva Can. I due si guardano ma non si parlano, chiusi ognuno nel proprio dolore, consapevoli di essere a pezzi da quando si sono lasciati e di non poter più tornare insieme. Poi Azize dice di stare bene in quel posto e chiede a Sanem se c'è una casa da affittare nelle vicinanze in modo da stare vicino all'agenzia. Poi Can raggiunge Sanem in giardino e qui hanno un doloroso confronto. Sanem lo accusa di averla lasciata e di averle spezzato il cuore, ma Can le ribatte che lei non si è fidata di lui e aveva creduto che addirittura avesse bruciato il diario. Poi Can le dice di dimenticarlo e Sanem gli risponde che lo ha già fatto, ma che le è costato davvero caro. Mekbe e Nihat, avvisati del ritorno di Can, si precipitano alla fattoria per controllare. Dopo cena Nihat parla con Can e lo avvisa di stare lontano da Sanem, perché lei, dopo che lui se n'era andato, aveva perso conoscenza per giorni ed era stata ricoverata in una clinica. Can, addolorato, gli dice che non ha mai voluto farle del male e che partirà l'indomani stesso. A casa di Yuma arriva Igit che cammina normalmente, nonostante si porti dietro un bastone, e Yuma lo avverte del ritorno di Can, così lui si precipita alla fattoria. Arriva alla fattoria camminando con l'aiuto del bastone, continuando quindi la sceneggiata che aveva concordato con Yuma per allontanare Can e conquistare la compassione e poi l'amore di Sanem. Qui parla con Sanem e dopo essersi lamentato per il ritorno di Can, la sollecita a non lasciarsi condizionare, ma Sanem gli risponde che Can non è tornato per lei. Allora Igit le propone di andare con lui all'estero per tenere delle conferenze sul suo libro, ma la ragazza rifiuta. In quel momento arriva Can, che gli chiede perdono, ma Igit in modo molto duro rifiuta e gli dice di non farsi più vedere da lui. Il mattino seguente Azize dice a Deren e JJ di non essere interessato all'agenzia, ma di fingere per trattenere Can. Infatti, quando il ragazzo arriva per stare con lui, lo coinvolge nel lavoro, ma lui spesso si distrae a guardare Sanem, che ricambia gli sguardi. Sanem presenta ad Azize la sua amica Amriban, che ha una casa libera nelle vicinanze. I due si conoscono, essendo stati innamorati in passato, e riprendono così il loro rapporto. Alla sera Can va da Sanem, ma quando arriva, non visto, sente Igit che dice alla ragazza che lei ha ricevuto un invito per partecipare ad un seminario a New York per la durata di 6 mesi e la sollecita a parteciparvi con lui. Can, come lo sente, se ne va senza ascoltare Sanem che si rifiuta di partire. Più tardi Can raggiunge Sanem nel laboratorio dove crea creme e profumi e le chiede perché non gli parla. La ragazza risponde che non ha più parole, allora lui la saluta. Sanem capisce che Can se ne sta andando per partire di nuovo e corre sul molo, ma quando arriva lui è già salpato. Sanem allora si sfila una catenina che porta al collo e che ha come ciondolo l'anello di fidanzamento che lui le aveva dato.
lo bacia e contemporaneamente Gian annusa la bandana di Sanem che lui aveva preso tanto tempo prima. Poi apre il libro di Sanem e legge un passo che gli fa capire il significato pieno d'amore delle parole che lei gli ha detto. Allora afferma la barca e manomette il quadro di comando gettandone un componente in acqua. Così si conclude la prima puntata della seconda stagione di The Dreamer, che ci ha presentato due personaggi profondamente cambiati, soprattutto Sanem, che ha dovuto affrontare un vero e proprio esaurimento dopo la partenza di Gian. Le sorprese non sono finite e un grandissimo colpo di scena sta per attenderci.